Sono le 20 e qui è Julio Ramirez. Ecco un sommario dei principali avvenimenti della giornata. Al secondo giorno di insediamento il presidente Romero ha mantenuto le promesse fatte in campagna elettorale. Ha annunciato i componenti della commissione per indagare sulle violazioni dei diritti umani. La commissione indagherà su torture e omicidi avvenuti sotto il regime militare tra il 75 e l'80. Numerose le voci in queste ore su chi prenderà parte al progetto. L'avvocato Gerardo Escobar, attivista per i diritti civili, è tra i pochi candidati al Ministero della Giustizia. Il portavoce del Presidente si è rifiutato di commentare, ma da fonti ben informate sembra che l'avvocato Escobar abbia accettato l'incarico. A causa della nebbia questa mattina nelle ore di punta, Proviamo a fare un gioco. Spostiamoci nel tempo e nello spazio. Siamo in America Latina, probabilmente il Cile, ma potrebbe trattarsi di un qualsiasi altro paese che ha da poco ottenuto la democrazia dopo un lungo periodo di dittatura. Proviamo a sentire il rumore del mare in sottofondo. Siamo nella casa degli Escobar. Vi è una grande terrazza lì sul fondo e qui un grandissimo salotto. E poi vi è anche una porta che dal salotto conduce alla camera da letto. Proviamo ad immaginare che sia da quella parte. E facciamo che in questo gioco io mi chiami Paulina Salas. Due ore dopo. Paolina sente arrivare qualcuno con un'auto nel suo giardino, ma non è quella di suo marito Gerardo. Grazie mille, è stato gentilissimo. È proprio sicuro che non vuole entrare, il bicchiere della staffa. D'accordo, però io lo voglio rivedere prima che riparta. Io torno in città lunedì, che ne dice di domenica sera? Ottimo, mia moglie prepara un margarita eccezionale. No, ma lei non sa quanto io le sono... Certo, la lascio andare, arrivederci. Grazie ancora per il passaggio, arrivederci. Oli? Paolina? Chi era quello che ho sentito? Che ci fai in camera? Chi era quello che ho sentito alla porta? Tesoro, ho fatto ritardo ma perché ho avuto un piccolo incidente, ma non è stato niente. Ma chi era quell'uomo? Mi ha aiutato. Chi era? Ho bucato una gomma! A quanto pare si è freddata tutta la cena, mi dispiace, no? Tranquillo. Si può sempre scaldare.
dipende da te. Oh. Sai che cos'è questo? Questo è lo stronzo che mi ha fatto bucare. E sai che cosa fa uno quando buca? No, apre il portabagagli e tira fuori la ruota di scorta, sperando che anche quella non sia bucata perché la moglie si è dimenticata di andarla a far riparare. Sua moglie si è dimenticata, Gerardo. Avevamo detto che dovevi essere tu a far No, riparare la tua. avevamo detto che dovevi essere tu a far No, riparare la no, 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 dovevi essere tu. Ma Io faccio tutto. se non vuoi mai che ti aiuti, poi ti lamenti. Non mi stai lamentando. Va bene, basta così. Di cosa stiamo litigando? Non stiamo litigando, Gerardo. Tu mi hai detto che dovevo far riparare la tua ruota di scorta e io ti sto La dicendo mia ruota di che scorta. invece dovevi Basta così. Facciamo che tu ti sei dimenticata di far riparare la nostra ruota di scorta. Ma figurati se tu non trovavi qualcuno che ti aiutava. Almeno era carina, era Mi sexy. sembra di averti detto che era un uomo. No, non mi hai detto proprio Perché niente. pensi sempre che ci sia una donna lì che è pronta ad aiutarvi nelle Ah, situazioni? perché? Chissà. Vabbè, era simpatico quindi quello che ti ha aiutato a riparare la ruota. Simpaticissimo, e meno male che l'ho trovato, se no a quest'ora chissà dove ero. Vedi? Tu alla fine riesci sempre a trovare un modo per cavartela. E invece a me, alla povera Poli, capitano sempre gli svitati. Io attiro le persone più valorose. Senti tesoro, è stata una fortuna che io abbia incontrato, si chiama Dottor Roberto Miranda e l'ho invitato a cena domenica sera. Sì, ho sentito. Ah, va bene, per te. Benissimo. Bene! Quindi il presidente ti ha dato l'incarico. Sì, E glielo hai detto a lui? a chi? Al tuo buon samaritano. A Roberto Miranda, neanche lo conosco e poi non ho ancora deciso io che Sì, cosa che hai devo. deciso. No, ho soltanto detto al presidente che ero molto fiero del fatto che lui mi avesse nominato, ma che dovevo ancora. Al presidente. Ma che dovevo pensarci su, dovevo Non vedo che rifletterci cosa ci sia da sopra. pensare, Gerardo. Ah no? Tu hai già deciso e lo sai. No, non è vero. Sono anni che insegui questa carriera, perché adesso fai finta che non te ne vedi? Perché prima avevo bisogno che tu dicessi di sì. E glielo hai detto al presidente che tua moglie potrebbe avere dei No, problemi? non lo perché sa quello- nessuno, non lo sa nessuno, non lo sa neanche tua Alcuni madre. lo sanno. Non sto parlando di quelli, sto parlando del governo, è una cosa che noi non abbiamo mai reso Certo. questa è una cosa che tu che, Se fossi che non- morta. che La cazzo stai dicendo? La commissione di cui farei parte si occupa solo dei casi in cui ci sono stati dei decessi o presunti tali, Sì, no? si occupa dei casi di violazione dei diritti umani laddove ci sono stati dei decessi o presunti tali. Quindi solo casi limite. Sì, tesoro, ma quello che noi vogliamo fare è indagare sui casi limite in modo che poi anche gli Solo altri casi sì, limite, solo Gerardo. quelli limite, quelli che vanno oltre, Oltre quelli i irrimediabili. Senti, irrimediabili. io non avrei voglia di parlare di queste cose, però Anche mi sa perché tanto che abbiamo dovrei pensato. farlo, perché passerò i prossimi mesi a interrogare i superstiti, i testimoni dei sopravvissuti, le vittime, e quando torno a casa io avrei voglia di parlarne con qualcuno, ad esempio con te. E se tu sapessi quanto a me fa male questa cosa, quanto ti amo. Tu devi far venire fuori tutto. Certo, Tutto quello che è successo. tutto quello che è successo. Promettimi che farai venire Certo, fuori tutto quello che è successo. Gerardo. tutto Fin fin dove è dove è possibile. possibile. Dimmi la verità. Sì. Tu gli hai già detto di sì, vero? Dimmi la verità, Gerardo, non vorrei cominciare il nuovo incarico con una bugia. Io non volevo farti stare male, no? Tu gli hai già detto di sì, vero? Prima ancora di chiederlo a me, vero? Sì, ti ho detto di sì. Prima ancora di chiederlo a te. Un'altra ora dopo, Gerardo e io dormiamo. Nel sottofondo c'è ancora il rumore del mare. Un'auto si avvicina alla nostra casa. La portiera si apre e si richiude. Bussano alla porta, Gerardo. Sì, ho sentito, ma è ora vado. No, dove vai? Tu vai a letto
che ci penso io, sarà qualcuno che si è dimenticato si è perso per... Vai a letto. Oh, ma è lei? Oddio. No, scusi, come... Sì, mia moglie e io abbiamo festeggiato, scusi. Oh, no, è che non ci siamo ancora abituati, intendo alla democrazia. Il fatto che potrebbe essere anche un amico a suonare le cuore della notte, non uno di quelli... Ah, ha sentito la notizia alla radio? Sì, sono stato nominato anch'io dalla commissione d'indagine, tra l'altro poco prima che ci si incontrasse per il passaggio, ma... Scusi, come mai è tornato fin... Oddio, la ruota! Ha ragione, la ruota! Oddio, me la sono dimenticata! Ma mica doveva scomodarsi per arrivare fin qui a riportarmela! No, io non ho sentito la radio, che cosa si è detto? Vabbè, speriamo di riuscire a far dimenticare alla nazione l'odio e le aberrazioni subite, ma in ogni caso non si doveva scomodare a riportarmi la ruota. Sì, il mistero, mia moglie, doveva portarla dal meccanico ma se ne è dimenticata. Ha ragione, le donne sono veramente un grande mistero. Chi è che diceva nessuno riuscirà a possedere completamente l'animo femminile? No, non mi sembra fosse Nietzsche. Dice Nietzsche, eh? Mi sembra... scusi, ma lei che mestiere fa? Ah, è medico. Bene, le piace aiutare gli altri? Sì, anche a me. Senta, lei è gentile. Io non so se sono l'uomo giusto. Eccola, questo magari... No, io non credo... no, credo che la pena di morte non abbia mai aiutato nessuno. Sì. Che tra l'altro, rimanga tra di noi, ho sentito che il presidente conosce alcuni testimoni oculari. Sì. E poi sa come funziona in questo paese, no? Esce fuori il primo nome, il secondo nome, il terzo nome, vengono fuori tutti i nomi nel giro di una settimana. No, non si deve dire... No, domattina ci penso io, torno in città in qualche modo, mi faccio accompagnare, lo prendo un mezzo pubblico, che tra l'altro, scusi, visto che è già tardi, ma perché non rimane a dormire qua? Sì, ma non faccia complimenti, ma non si preoccupi, mia moglie Paolina sarà felicissima. E poi lei non sa quanto è buona la sua prima colazione. Ah, lo sapevo che con la prima colazione l'avrei rapita. Venga, entri pure. Scusi che c'è ancora la tavola apparecchiata. Senta, io posso prestarle tutto, non so. L'unica cosa che non le posso prestare è lo spazzolino da denti. Sa come si dice, no? Sono due le cose che non si possono prestare. Una è lo spazzolino da denti. Conduco il dottor Roberto Miranda in camera sua e poi vado da Paolina, che fino a quel momento ha origliato da dietro la porta a mia insaputa. Quando sento Gerardo avvicinarsi, mi corico a letto e fingo di dormire. Paolina, tesoro. Stanotte dorme qui da noi il dottore, quello che mi ha aiutato a tornare a casa, quello che mi ha dato il passaggio. Poi è una brava persona, eh? Non devi aver paura, non è uno... E poi le ho promesso che domattina le prepari una di quelle tue colazioni coi fiocchi. Continuiamo il nostro gioco. Immaginate, vado alla credenza a prendere la pistola. Vado nella stanza degli ospiti, quella del dottor Roberto Miranda, e aspetto qualche secondo fuori dalla porta. Passano alcuni istanti. Immaginiamo di sentire un rumore confuso, come una voce attutita da una specie di grido sommesso, e poi silenzio. Riesco trascinandomi dietro in soggiorno qualcosa. Immaginate che sia un corpo. Prendo una sedia.
Prendo il corpo e lo metto a sedere su di essa. Prendo la corda e lo lego. Estraggo dalla tasca della giacca del dottor Miranda le chiavi della sua auto. Mi tolgo le mutandine. E gliele ficco in bocca. Esco, monto nell'auto del dottore, parto, arrivo presso un dirupo e la butto giù. 3 ore dopo. Il dottor Roberto Miranda si sveglia, cerca di liberarsi ma si accorge di essere legato. Paolina è davanti a lui, con la pistola in mano. Buongiorno. Dottor Roberto Miranda, se non sbaglio. Dottor Miranda. Cosa c'è? Vuole che le prepari la mia colazione? La mia famosa colazione? Dunque, che cos'è che le piaceva? Il panino al prosciutto? Il panino al prosciutto con la maionese? Il prosciutto ce l'ho, anche a Gerardo piace tanto il prosciutto, la maionese invece purtroppo no, mi dispiace tanto. Poi mi dirà se ha voglia di qualcos'altro. Dottore, non faccia così, parlerà anche lei. È solo che ora non mi va di toglierle subito quel bavaglio. È così che lo chiamavate voi, no? Io esco pochissimo, anche se Gerardo deve sempre andare a tutti quei ricevimenti e poi vabbè, se lo faranno ministro ci toccherà dare la mano e sorridere a tutti quelli che ci capitano davanti. E quando esco io ho sempre paura. Ho paura che mettano Schubert, perché era lei che me lo metteva sempre. Una sera eravamo a casa di persone importantissime e a un certo punto la padrona di casa ha messo una sonata per piano di Schubert e io mi sono detta, oddio, che faccio? Tolgo il disco, me ne vado. Ed è stato il mio corpo a decidere per me. Sono svenuta di colpo. Io mi ero promessa di riabilitarlo, di farlo resuscitare, se così si può dire. Ma adesso che sono qui di fronte a lei, dottore, ho capito una cosa. Ho capito che da oggi in poi molte cose cambieranno. È vero, dottore? È vero, dottore? Lei si sta annoiando? Che faccio? Che faccio? Non lo so, le metto un po' di musica? Anzi, no, le suono io una canzone. Questa le piacerà. È una canzone allegra che in momenti come questi ci serve. Sempre ti pregunto che quando, come il donde, tu siempre me respondes, quizás. Y así pasan los días, yo desesperando.
sta succedendo? Scusami, La colazione purtroppo non è ancora pronta. Paolina, che significa, dottor Miranda? Non lo toccare. Cosa? Non lo toccare, ti ho detto. Abbassa la pistola. È lui. Abbassa la pistola. È lui. Ma Gerardo. chi è lui? Chi è lui? Quel dottore. Quale dottore? Quello che ascoltava Schubert. È quello che ascoltava Quel Schubert. dottore. E tu come fai a saperlo? La voce. No, tu mi hai sempre detto che in quelle settimane loro ti... Ero bendata, ma ci sentivo Bendata. benissimo. Tu non stai bene. Sto benissimo, No, Gerardo. tu non stai bene. Va bene, magari non sto bene, ma sono ancora in grado di riconoscere una Abbassa la voce. pistola. Il vago ricordo di una voce non significa niente, non è una prova inconfutabile. È la sua voce, Gerardo. Io l'ho riconosciuto subito quando è entrato qui l'altra sera. Quel suo modo di ridere, le espressioni che usa. Magari è poco, ma a me basta per capire che quella è la sua voce, perché non è passata una sola ora in tutti questi anni in cui non abbia sentito quella voce tutta impastata di saliva vicino al mio orecchio. Com'è che diceva, dottore? Aumenta pure di qualche tacca, tanto quella troia ce la fa a sopportarne ancora. Ma è sicuro, dottore? E se quella troia muore? Aumenta, tanto non è ancora svenuta! Abbassa la pistola. No. Non ci può essere nessun dialogo tra me e te se tu prima. Se tu prima non abbassi la pistola. Il dialogo si interrompe se io la abbasso, perché tu faresti di tutto per vincere con la tua forza. Tutto questo avrà delle conseguenze gravi, lo sai? Gravi, irrimediabili. Un'altra ora dopo. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, y así pasan los días, y yo desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Basta! Tutto questo è inaccettabile, io ho bisogno di parlarti. E chi te lo impedisce? In privato, vieni con me. Perché in privato? Il dottore ha sempre parlato davanti a me. Senti, Paolina, io ho bisogno di parlarti in privato, per favore. Che cosa vuoi fare? Lo voglio processare. Cosa? Cosa vuoi fare? Vuoi processarlo? Ma che significa processarlo? Noi non siamo come lui, noi non dobbiamo fare quello che ha fatto lui, noi siamo diversi. Questo tuo modo di attuare la tua vendetta personale è Non è assolutamente... vendetta, Gerardo. Ah, e che cos'è? Io a lui gli sto dando delle garanzie che lui a me non ha mai dato. Ah, Né sei lui buona. e tutti i suoi compagni. I suoi compagni, che cosa vuoi fare con loro? Vuoi legarli, trascinarli qui? Tu pensi che io voglio ucciderli? No.
Visto che loro non hanno ucciso me, non penso proprio che sia il caso. Bene. Bravo. Perché te lo dico. Se tu vuoi uccidere loro, prima devi uccidere me. Se vuoi uccidere lui prima, devi uccidere me. Stai calmo. Io non ho nessuna intenzione di uccidere né lui. Tanto tu come al solito non mi credi. Ma che vuoi fare? Che vuoi fare? Cos'è tutto questo atto di follia? Tutto questo perché qualcuno 15 anni fa che... Qualcuno 15 anni fa mi ha? Che cosa mi hanno fatto, Gerardo? Dai, dillo. Non hai mai voluto parlare in tutti questi anni, dillo. Dillo, dai. Che cosa mi Non hanno ho mai voluto parlare perché tu non ne Che hai mai cosa mi voluto hanno fatto, parlare. Gerardo? Che Io cosa so mi hanno soltanto quello fatto? che mi hai raccontato tu quella sera quando sei tornata a casa. Loro mi... Non smetti. Loro mi... Smettila. Dimmelo! Dimmelo, Gerardo, Loro ti hanno dimmelo! stuprata. Quante volte? Più di una volta. Più di una volta. Quante volte? Più di una volta. Non Quante so volte? quante volte. Più di una volta. Tu mi hai sempre detto che non li hai contati. Più di una volta. Non è vero, Cosa non è vero? che non le ho contate. Io le ho contate, so benissimo quante volte l'hanno fatto. Paolina, tutto questo è successo più di 15 anni fa, quindi... Senti Gerardo, dimmi a chi devo denunciare quest'uomo. Alla tua commissione. Lo capisci che non è solo la voce che riconosco, ma anche l'odore, la sua pelle. Io riconosco la sua pelle e il suo odore. Se io ti portassi delle prove concrete che quest'uomo è colpevole, dovrei lasciarlo in pace lo stesso. Senti Gerardo, troviamo un compromesso, un accordo, un negoziato, non lo so, in questo paese ormai tutto viene approvato attraverso una delibera, no? Non è questo che vuole la transizione. Loro ci concedono la democrazia, ma poi continuano a controllare l'economia, l'esercito. La commissione può indagare liberamente sui crimini di guerra, ma non può punire i criminali. Sei libero di dire ciò che vuoi dire, a patto di non dire ciò che vuoi dire. Ma quindi lo vedi che non sono né irresponsabile né impulsiva, né tantomeno pazza. Facciamo un patto. Tu vuoi che io lasci quest'uomo incolume, no? Sì. E lo sai che cos'è che voglio io invece? Oh, non chiedo di meglio. La prima cosa a cui ho pensato quando ho sentito la sua voce questa notte è stata la stessa a cui ho pensato in tutti questi anni quando tu mi dicevi che avevo quello sguardo astratto, vago. È così che lo chiamavi, no? Lo sai a che cosa pensavo in tutti quei momenti? A cosa? Di rifare a loro tutto. Punto per punto, minuto per minuto, strumento per strumento, quello che loro hanno fatto a me. Soprattutto a lui, a quel dottore. Gli altri erano così volgari. E invece lui no, lui discuteva di scienza, mi metteva a Schubert, una volta ha persino citato Nietzsche. Nietzsche. E Ha citato Nietzsche. Io mi facevo orrore. L'odio che covavo dentro mi faceva... Ma era l'unico modo per riuscire ad andare avanti, l'unico modo per riuscire ad addormentarmi e per riuscire ad accompagnarti a tutti quei ricevimenti. Anche se spesso mi chiedevo, chissà se tra tutta questa gente non c'è uno di loro. E per non impazzire del tutto, io immaginavo di ficcare la loro testa dentro a dei secchi pieni della loro merda. O di fargli assaggiare le scariche elettriche. Hai fame? Vuoi un po' di pappa?
Ora te la do brutta troietta, ti darò una cosa bella grossa così ti passa la fame. Con questa bella fichietta che ti ritrovi, tesoro, non dirmi che non hai nessuno che ti scopa. Dai, dimmi chi è che ti scopa. E la prima cosa a cui ho pensato questa notte quando l'ho sentito entrare qui dentro, Gerardo, è stata una scopa. Sai il manico della scopa? Ma è un atto troppo fisico, non mi soddisfa abbastanza. E allora sai a quale conclusione sono arrivata? Che cos'è che voglio veramente? No. Io voglio che confessi. Io voglio che si sieda di fronte ad un registratore e che racconti tutto quello che ha fatto, non solo a me, anche agli altri, tutto. Poi voglio che ricopia a mano la confessione affinché io possa conservarne una copia per sempre, con nomi, circostanze e tutti i particolari. Questo voglio. Non ha fame, dottor Miranda. Vuole magari un po' di... Come? No, in realtà non c'è bisogno di nessuno psichiatra, è lei la sua medicina, dottore. In che senso? Non sa perché è qui? E allora credo che spetti a me dirglielo. Lei sa che la polizia segreta ha utilizzato dei medici come consulenti durante il regime delle torture. Ecco, mia moglie crede che lei sia uno di quei medici. No, devo essere più preciso. Mia moglie crede che lei sia il suo medico, a meno che lei non sia in grado di dimostrare il contrario. No, non è soltanto la sua voce. Mia moglie parla anche della sua pelle e del suo odore. Ma lo so. Io lo so, io le credo, io lo so che lei è un uomo tranquillo, me l'ha detto prima in macchina, passeggiate sulla spiaggia, ascolta Schubert. Ma io voglio essere sincero con lei. L'unico modo che abbiamo per salvarci è assecondarla. Assecondarla, accontentarla, dobbiamo farle credere che io e lei siamo dalla sua stessa parte. Ma dobbiamo assecondarli, pazzi, siamo un potere in mano. Non è vero, io le sto dicendo questa cosa perché io voglio... No, mi crede, io e mia moglie non abbiamo nessun... Come ha detto? Io non sono un vero uomo. Non sono un vero uomo perché difendo lei che ha stuprato mia moglie. No, vado a prendere la pistola per farti saltare le cervella, brutto figlio di puttana. Ma prima sai cosa faccio? Ti taglio le palle, fascista di merda. Perché è questo che fanno i veri uomini, no? I veri maschi. Fanno saltare le cervella alle persone e stuperano le donne legate a una brada, non come me, perché io sono un imbecille. Sono un cacasotto, sono una checca. Perché difendo quel figlio di puttana che si è fottuto mia moglie. Quante volte te la sei fatta? Quante volte? Lo sai che qui vige la regola dell'occhio per occhio, dente per dente adesso? Ci sono io. Che tra l'altro è la tua filosofia, no? Anzi, ma pensarci bene, perché dovrei essere io a sporcarmi le mani con un pezzo di merda come te quando c'è qualcuno di là che può godere
più di me del tuo supplizio e della tua morte. Perché dovrei toglierle questa soddisfazione? La vado a chiamare subito, così ti fa saltare lei, quella testa di cazzo che ti ritrovo. Ah sì, eh? E allora, invece di dire stronzate, ascolta quello che ti dico, in modo che dopo puoi fingere in base al racconto che io ti faccio. Tutto. Bene, perché questo credo sia l'unico modo che abbiamo per cercare di uscire da questo impasse. Sì, è Cioè, l'unico modo. Tu non mi devi dire bugie, mi hai detto delle bugie. Non me le devi dire, non dobbiamo dircele. Giusto? Giusto. Posso registrare la tua confessione? È importante perché almeno abbiamo una traccia che rimarrà. Mm? Sì? Accendi. Sì? Brava. Ecco, pensa, fai finta di essere davanti alla commissione. Non so da dove cominciare, Gerardo. Parti dal tuo nome e dal tuo cognome. Mm? Il mio nome da nubile è Paulina Salas, ma adesso sono sposata con l'avvocato Gerardo Escobar. Ma a quel tempo... La data? 6 aprile del 1975. Ero nubile. Camminavo lungo Calle San Antonio. E senti, c'è bisogno che tu però sia precisa, devi essere molto precisa. Mm? Erano le 14:15 circa quando sono arrivata all'angolo di Calle Huérfanos e dietro di me ho sentito 3 uomini uscire da un'auto. Uno di loro mi ha puntato una pistola contro la schiena e mi ha detto: una sola parola e le facciamo saltare le cervella, signorina. Mi parlava sputandomi nell'orecchio e l'alito gli sapeva di aglio. Il fatto di essermi soffermata su un dettaglio così insignificante mi ha stupito dopo. Pensavo a cosa aveva mangiato. Vedevo gli organi che si studiano ad anatomia che digerivano il cibo. Ci ho ripensato dopo. Avevo così tanto tempo per pensare e mi sono rimproverata di non aver urlato. In quei casi bisogna sempre urlare, devi dire il tuo nome, così almeno gli altri sanno chi sei. Sono Paulina Salas, mi stanno portando via, se non lo fai subito sei finita. E io invece mi sono lasciata catturare passivamente. Ho ubbidito. Sono sempre stata troppo ubbidiente, io sempre. Il dottor Miranda non c'era. L'ho conosciuto L'ho conosciuto 3 giorni dopo. Sì, erano 3 giorni dopo. E all'inizio io pensavo che era lì per aiutarmi. Era gentile, dolce, dopo tutto quello che mi avevano fatto passare gli altri. E poi a un certo punto ho sentito la musica di Schubert. È veramente difficile spiegare che cosa voglia dire sentire una musica così bella,
quando il tuo corpo è digiuno da giorni, quando il tuo corpo è stato praticamente smembrato, quando... Mettevo la musica perché mi aiutava nel ruolo del buono, come lo definivano loro. E con Schubert riuscivo a conquistarmi la fiducia di tutti i prigionieri. Era anche un modo per allegare le loro sofferenze, lo sapevo. E non solo la musica, ma anche tutte le altre cose che facevo. E così mi riconquistavo tutti, all'inizio. Io dovevo stabilire quanta elettricità potevano sopportare i prigionieri. E in un primo tempo ero certo di farlo per salvare la vita di quelle persone. Ed era vero. Era vero perché spesso mi fermavo e dicevo, se andate avanti questo muore, anche se non era vero. Lo dicevo per aiutare quello di turno. Ma poi, a poco, la mia umanità si è trasformata in euforia. Mi è caduta la maschera della compassione e non mi rendevo più conto di quello che stavo facendo, dell'abisso in cui io... Quando mi sono trovato davanti a Paolina Salas, era già troppo tardi. Troppo tardi. Ero stato contaminato dalla crudeltà e cominciava a piacermi quello che facevo. Era diventato un gioco. La mia curiosità era sia morbosa sia scientifica. Quanta corrente potrà sopportare questa donna? Più della precedente. E il sesso? Lei si asciugherà con le scosse elettriche. Riuscirà ad avere un orgasmo durante una scarica. È completamente in tuo potere. Puoi fare di lei ciò che vuoi, puoi sbizzarrirti in ogni tua fantasia, tutto. Tutto. Ciò che ti era sempre stato proibito. Tutto ciò che tua madre ti aveva scongiurato di non fare. Uno di loro mi prendeva in giro, diceva: dai dottore, non vorrai privarti di questa carne fresca. Lo chiamavano Stat, sì, un nomignolo che gli avevano dato. E poi sempre Stat mi diceva: dai, non vedi che a questa troia piace? Piace a tutte. Poi se metti su un po' di quella tua musica diventano ancora più vogliose. E lo diceva davanti a loro, lo diceva davanti a Paolina. Se non mi sbaglio, ho assistito a 99 interrogatori, compresa Paolina Salas. Non ho altro da dire. Chiedo perdono. Perdono. Bene, adesso la firmi. Anzi no, prima scriva che tutto questo l'ha scritto di sua spontanea volontà e senza alcuna costrizione. Ah, non è vero? La vuole vedere una vera costrizione? Non si muova. Abbiamo ancora un conto in sospeso. Si prospetta una giornata bellissima. Ma per renderla veramente perfetta lo sa che cosa dovrei fare? Ucciderlo. Sì. Così finalmente potrò ascoltare Schubert senza pensare che magari da qualche parte del mondo lo sta ascoltando anche lei, rovinandomi la giornata e ammorbando il mio paese e il mio marito. Sì, dottore, sì, sì. Ho dato la mia parola, ma quando l'ho fatto avevo ancora un piccolissimo dubbio. Era o non era lei quell'uomo? Effettivamente potevo sbagliarmi. Gerardo aveva ragione a modo suo, ci vogliono le prove concrete. Ma adesso che ho sentito la sua confessione ho capito che avevo ragione. Ogni dubbio è svanito. Io non potrei vivere un secondo di più in pace se la lasciassi in vita ancora.
Ha un minuto per le preghiere, dottore. Ha confessato. In che senso false? Ah, perché a me sembravano vere. Tristemente vere. Sì. Lo so che è stato mio marito a dirle tutto quello che doveva dire, sulla base di quello che io stessa gli avevo raccontato. Ma Stad, dottore, Stad, l'ha nominato parecchie volte nel suo racconto. Io a mio marito avevo detto Bud, e l'ho fatto apposta, per vedere se lo avrebbe corretto. Ed è proprio quello che ha fatto. Ha detto Stad al posto di Bud. Non è l'unica cosa che ho cambiato, dottore. Le ho teso altre trappole, piccoli altri cambiamenti. E lei ha corretto tutto. Ma non è solo perché è colpevole che io la voglio uccidere, ma è perché non è pentito. Io posso perdonare solo chi si pente davvero. Io posso perdonare solo chi si alza di fronte a chi ha offeso e dice sono stato io, è colpa mia e non lo farò mai più. Facciamo che in questo gioco il finale lo scegliete voi. Paolina deve uccidere il dottore o può lasciarlo in vita con la sua confessione? Prendiamoci la responsabilità di scegliere. Perché questa storia che oggi abbiamo raccontato immaginato insieme. Purtroppo è troppo simile alla realtà. Che tremi lo Stato, il cielo e le strade, che tremino i giudici e i tribunali. Oggi a noi donne finisce la calma contro quel buio. Abbiamo le ali e senza paura chiediamo giustizia, gridiamo per ogni donna sparita e uccida pure il nostro canto con la sua forza, il femminicida. Brucerò tutto, spaccherò il mondo se qualche uomo ti taglia la vita, e non starò zitta, non starò sola, e toccano ad una, e toccano a tutte, in ogni minuto, in ogni momento.
piange la sua morta e son quella che te la farà pagare. Giustizia, giustizia, risuoni fin dentro la terra il ruggito del vero amor, e risuoni fin dentro la terra il ruggito del vero amore. Che questa sera questo spettacolo lo vogliamo dedicare a Giulia e Ilaria, che sono le ultime due ragazze ancora vittime di femminicidio, che in questi giorni hanno occupato le pagine di tutti i giornali. Ci sembrava giusto ricordarle qui oggi insieme a voi.